In questo video vi racconto il progetto per il mio primo cliente come freelancer, senza esperienza e appena uscito dall'università. Un mese di lavoro e vi mostrerò tutti i problemi e le difficoltà che ho incontrato. Lo scorso giugno mi sono laureato in design della comunicazione, ma è bastato poco tempo per rendermi conto che l'università non mi avrebbe dato una mano a fare il freelancer. E allora mi sono rimboccato le maniche e ho cominciato a cercare il mio primo cliente tra amici e parenti. Così ho conosciuto Chiara, che gestisce un'azienda familiare di olio d'oliva e aveva proprio bisogno di un rebranding. Si parte. La prima cosa da fare ora è fare un minimo di ricerca. Il mio obiettivo in questo momento è mettermi nelle sue scarpe, cercare di capire come ragiona. Secondo incontro con il nostro cliente, vediamo se ha fatto i compiti per casa e in questa chiamata oggi noi andremo un po' a definire, come la chiamo io, la direzione creativa e strategica. Chiamata finita, è andato tutta alla grande, è stata ricchissima di spunti e contenuti. Il prossimo passaggio ora si chiama word mapping. Questo mi permette per fare dei collegamenti irrazionali, ovvero che non avrei fatto se mi ci fossi messo a lavorare solo in maniera logica. È arrivato il momento del secondo passaggio di questo progetto. Nello specifico quello che andrò a fare oggi è il word mapping e dovrebbe occuparmi solo questa giornata. Ora è il momento di mettersi gli occhiali, carta bianca e cominciare a scrivere un po' di parole chiave, quelle più importanti che sono uscite. Dopo semplicemente si tratta di viaggiare con la mente. È il momento di trasformare parole, concetti, valori, simboli che sono usciti dal nostro brief creativo e dalla nostra direzione creativa, cominciarli a trasformarli, a dargli una forma, colore, carattere tipografico, insomma cominciare a mettere qualcosa sulla carta stampata. La cosa però da tenere a mente è che ancora qua non dobbiamo pensare troppo a qual è il fine ultimo. È passata una settimana dall'ultima volta che ci siamo sentiti. Questo perché il cliente, come vi avevo accennato, aveva un problemino con il naming da dare, quindi abbiamo voluto aspettare un attimo, avere la conferma. Infatti in questo momento è cambiato il nome e ora iniziamo effettivamente a lavorarci, essendo sicuri al 100% che il lavoro che stiamo portando avanti rimarrà e quindi non sarà necessario un cambio d'opera a metà del progetto. Fra una settimana ci sarà la presentazione al cliente con il logo definitivo accompagnato da alcune grafiche per avere l'ok e passare poi alla fase successiva. Siamo arrivati all'ultimo giorno di lavoro perché poi ci sta il weekend, ma non ci posso lavorare perché ho altre cose da fare. Sono un po' in ansia perché non sono ancora riuscito a declinare, soprattutto a livello di illustrazioni e di linguaggio visivo, tipo pattern, illustrazioni, icone, eccetera eccetera, un po' come lo vorrei io. E poi ci sta ancora tanto tempo, quindi ora quello che devo fare è semplicemente calmarmi, continuare un po' a lavorarci perché è anche un modo per esorcizzare l'ansia. Dopodiché si chiude quello che si è fatto finora e poi se ne riparla lunedì con il cliente. Oggi lunedì mattina sto per avere la chiamata con il cliente. Come mi sento? Ho decisamente molta ansia e quindi ora infatti gli mando il link. Ragazzi, è andato una bomba. Ci sono un sacco di cose su cui voglio migliorare. Secondo me in primis sono dato abbastanza enfasi sul lavoro che avevo fatto, cioè l'ho presentato come se io in primis non ci credessi molto. Sono stato svezzato per la prima volta, è andata alla grande, quindi di sicuro oggi sarà un giorno che mi ricorderò
per molto tempo. Oggi è lunedì e c'è stata la penultima chiamata con il cliente, ovvero quella dove abbiamo un controllo a 3/4 del progetto su tutto quello che ho fatto, e quello che ci manca da fare poi è fra una settimana e mezzo fare l'ultima chiamata, quella di presentazione, dove presenterò tutto il lavoro finito e fatto. Oggi è andata benissimo perché il cliente era veramente soddisfatto dell'etichetta. È un passaggio veramente importante questo. L'obiettivo è cercare di settare le aspettative un po' più base di quello che noi riteniamo di poter consegnare, così poi che alla fine il cliente percepisce un lavoro maggiore. Sono circa 2 settimane che non ho lavorato più al progetto. Ci sono stati dei leggeri ritardi. Oggi finalmente abbiamo quello che ci serve per ricominciare a lavorare, però da ieri sera sto un po' maluccio, quindi mi sono fatto una camomilla con il nostro Spider-Man di quartiere. Non sto tanto nella forma fisica migliore, quindi quello che oggi farò è individuare delle task più semplici da fare per riuscire comunque a stare sul pezzo, andare avanti. Nello specifico oggi voglio fare un minimo ancora di ricerca per trovare altre icone e altre illustrazioni per arricchire e aumentare la profondità del brand. L'ultima volta durante la mia ricerca sono riuscito ad ottenere grandissimi risultati. Sono finalmente riuscito a trovare, a inquadrare alcune illustrazioni utilizzando la mia amata intelligenza artificiale, che non fa il lavoro per me, ma è utilissima per darmi degli spunti, delle reference, soprattutto che sono mirate, che sono specifiche con lo stile che cerco. Quindi sono riuscito a ottenere qualche immagine molto utile. Quindi quello che voglio fare questa mattina è utilizzare le reference che ho trovato per rielaborare e creare delle nuove illustrazioni. Oggi è il 24 dicembre e si lavora anche la vigilia di Natale, almeno mezza giornata me la faccio. Nello specifico siamo arrivati praticamente alla conclusione. Il 27 o il 28 dicembre avrò la presentazione con il cliente effettivo. La presentazione è tanto importante quanto il progetto effettivo, quindi ora sfruttiamo queste ancora ore disponibili per chiudere definitivamente il progetto. Ieri sera ho lavorato alla presentazione fino a mezzanotte, questa mattina a mezzogiorno, quindi fra un minuto, abbiamo la presentazione finale al cliente. Sono agitato sì, ma anche eccitato, non vedo l'ora di presentargli questo progetto perché a me piace tantissimo in primis, quindi questo è l'importante. Ora basta parlare troppo e saltiamo nella chiamata. La presentazione è andata una bomba, è stato un giorno che mi ricorderò per tutta la vita. Il cliente era super contento, ma anche i complimenti e le cose che mi ha detto mi hanno fatto capire che ho fatto un buon lavoro. La cosa che ho apprezzato di più dei ringraziamenti del cliente è stato la mia capacità di avergli ampliato la visione. Detto ciò, parliamo della presentazione in maniera molto veloce. Se poi la volete vedere bene, io vi lascio sempre il link del mio Behance con tutte le slide approfondite. Le prime slide della mia presentazione si sono occupate della parte di strategia, ovvero tutte le prime settimane di lavoro molto intenso di ricerca e di studio e di ragionamento, di posizionamento, accenno alla parte creativa che ci sono state all'inizio del progetto. Ogni elemento è da una parte bello esteticamente, ma dall'altra ha un senso, ha una storia, è collegata a qualcosa e racconta una parte della storia di Isaia. Dopodiché ci sta tutta la parte di presentazione dei materiali di marketing, quindi prima del prodotto vero e proprio, ovvero le bottiglie, sul lavorare a tutti i touch point che si possono avere con il cliente, ampliare gli orizzonti del mio cliente, quindi fargli capire come può effettivamente entrare in contatto con i suoi clienti. E infine abbiamo le bottiglie, perché ci stanno 3 tipi di bottiglie, ovviamente questi sono mock-up, quindi cerco
cercano di essere il più simili possibili al prodotto finale, vero e proprio. E qua esplode l'animo di Isaia. Al centro della bottiglia è sempre presente il logotipo, le bellissime illustrazioni di questi rami di ulivi sinuosi, estremamente eleganti, minimal, delicati, raffinati, che accompagnano la scritta e quasi abbracciano il logotipo. Sul lato destro della bottiglia si trova, utilizzando il pattern, la etichetta dei valori nutrizionali, che quella rimane fissa e il pattern serve a delineare quest'area. In basso a sinistra invece troviamo la tagline ufficiale del brand Isaia, una tradizione di famiglia, con all'interno il quantitativo di olio. Il cliente è super felice e io più di loro. Spero che vi sia piaciuto questo progetto. Vi ricordo che se volete vedere nello specifico, bene, con calma, la presentazione di questo progetto, trovate il link nella descrizione al mio profilo Behance. Fatemi sapere nei commenti se vorreste vedere altri contenuti del genere in cui racconto i miei progetti lavorativi come freelancer. Io vi mando un bacione come sempre e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!